ragazzi, ben ritrovati sul canale. Questa settimana nuovo video in compagnia della bellissima Jeep CJ7 V8 5000 Renegade del mio amico Francesco di Capua, che gentilmente me l'ha messa a disposizione per mostrarvi il kit riarzo che lui ha installato da pochi giorni. Veramente ancora la deve ritirare, perché questo kit riarzo gliel'avevo consigliato io e quindi sono venuto in anteprima io dal suo preparatore, che è Danny 4x4 di Boccea, per provarlo e constatarlo come si comporta il mezzo su strada e in fuoristrada. Per prima cosa vi spiegherò come è composto questo assetto. Il kit Olmanemo da 2,5 pollici in realtà non è un kit per il CJ7, ma bensì per l'YJ. Cosa c'è di differenza tra le balestre del CJ e dell'YJ? Fondamentalmente due cose principali, che sono la lunghezza delle balestre anteriori, ovvero quelle dell'YJ sono lunghe uguali sia al posteriore che all'anteriore, mentre quelle del CJ originali all'anteriore sono leggermente più corte, ma qualcosa tipo circa 10 cm. Invece per quanto riguarda lo spessore della balestra, quelle dell'YJ erano larghe 6 cm, mentre quelle del CJ erano larghe circa 5 cm, e questo fa sì che durante le fasi di sterzata o in curva la balestra tende a torcere di meno perché fa più resistenza. Di conseguenza anche le boccole fanno più presa all'interno dei bulloni ingrassabili, dei biscottini e degli attacchi sul telaio, quindi tutto il mezzo già in sé per sé funzionerà molto sarà molto più confortevole, funzionerà molto meglio rispetto alle balestre standard del CJ. Le balestre, il kit balestre dell'YJ, l'Olmanemo da 2,5 pollici è composto da 4 balestre che sono da 2,5 pollici, hanno circa 5 fogli al posteriore e 4 fogli all'anteriore. Sono tra un foglio di balestra e l'altra ci sono dei spessori di polietilene di colore giallo che servono per far slittare meglio i fogli di balestra uno sull'altro durante la fase di compressione della balestra. In più queste balestre hanno una sorta di cravatta che ora vi mostrerò, che se si vede bene è questa, che sorregge la balestra unita, e in fase di estensione del ponte, quando la ruota scende, insomma quando stiamo facendo fuori strada e la macchina va in twist, la balestra si sfoglia, dando anche una buona escursione a questo tipo di assetto. Altri componenti che sono da prendere in considerazione in un kit Olmanemo da 2,5 pollici sono il set di boccole, ovvero quelle gialle che avete visto, che sono sui biscottini. Comunque mentre vi spiegherò facile che posterò qualche foto per farvi capire meglio, e il tutto va messo in tandem con un set, quindi 4 biscottini Boomerang o della Curry o quelli Terraflex. Quelli della Curry sono leggermente più corti, ma roba tipo di 1 centimetro, e il mezzo lavora leggermente meglio e è più morbido. Infine un altro componente che bisogna acquistare per completare il kit sono gli ammortizzatori, che se prendiamo un kit completo Olmanemo sono quelli gialli caratteristici dell'Olmanemo, ma se volete mettere un ammortizzatore leggermente superiore e più confortevole, che magari funziona sia in compressione e estensione tipo un monotube, possiamo prendere ad esempio i ProComp, che sono di ottima qualità, non sono molto costosi, costeranno circa un'ottantina, tra gli 80 e i 100 euro ad ammortizzatore. Infine l'ultima cosa, ma semplicemente per chi fa un uso prettamente stradale, è consigliato utilizzare delle biellette per la balla stabilizzatrice anteriore. Se voi fate pochi chilometri, magari girate soltanto per il paese o andate a fare fuori strada, potete anche evitare di rimontare la barra stabilizzatrice anteriore, potrete anche toglierla del tutto. Io su tutti i miei CJ non ce l'ho, però logicamente, ad esempio il mio amico Francesco, che fa molti chilometri, va in vacanza con la famiglia con questo mezzo, preferisce avere un mezzo molto più stabile, quindi ha installato delle nuove biellette. Un consiglio: con un kit Olmanemo da 2,5 pollici e i biscottini Boomerang potete utilizzare, se non volete comprare materiale nuovo e quindi recuperare dei pezzi, potete acquistare le biellette del JK posteriori. Sono della giusta lunghezza per essere montate all'anteriore e sulla barra stabilizzatrice del CJ. Per montare il kit riarzo
dell'YJ su un CJ, quindi in questo caso l'Orman Emo, non c'è bisogno di fare tagli e saldature particolari, ma bisogna semplicemente comprare gli attacchi delle balestre dell'YJ, che sono leggermente più lunghi e che dovremo andare a installare leggermente più spostati verso l'anteriore, in modo da poter rilocare l'attacco della balestra, ovvero il biscottino, nella giusta posizione, visto che, come vi dicevo, le balestre anteriori sono leggermente più lunghe. Logicamente dovete ricomprare anche quelle al posteriore, che anche essendo della stessa lunghezza sono più larghe, quindi riescono a alloggiare perfettamente il biscottino dell'YJ, che, come vi dicevo, è più spesso di 1 centimetro. Ok ragazzi, vi ho detto quasi tutto, non resta che parlarvi della giusta configurazione del mezzo. Su un CJ con delle gomme da 33, la giusta configurazione di un kit Orman Emo per far funzionare il mezzo benissimo sia in strada che fuori strada è montato in tandem a un body lift da 1 pollice, che, come al solito, se vedete gli altri miei video che vi linkerò in basso, io consiglio quello Dystar o Protane da 1 pollice lift. Con questa configurazione la 33 in compressione andrà a lavorare perfettamente all'interno. Logicamente dopo aver installato il mezzo e la gomma che avete deciso, vi consiglio di mettere in twist il mezzo sulla rampa per configurare alla giusta altezza i bumper stop, che sono i fine corsa che regolano la battuta del ponte e non fanno entrare le ruote all'interno del passaruota, creando danni. Se invece voi volete montare una gomma più piccola, tipo la 31, potete semplicemente montare il kit Orman Emo da 2,5 pollici senza body lift, o alle brutte, se proprio volete fare un upgrade al body lift, potete montare quello Dystar Zero Lift, che è in poliuretano, è più stabile e più confortevole rispetto a quello originale in gomma, e tra virgolette durerà anche di più nel tempo. Infine l'ultima configurazione, ovvero quelle dei 35, che sono molto più grandi, dovete montare il body lift da 1 pollice, o in alternativa o insieme o senza utilizzare dei parafanghi flat. Logicamente, se montate il body lift da 1 pollice e i parafanghi flat tipo gli Xenon o Hurricane della Rugged Ridge, potete già far funzionare bene il mezzo così, regolando giusto il bumper stop. In alternativa dovete montare un parafango tipo un Poison Spider, che logicamente non è soltanto un upgrade del parafanghino, ma del parafango in sé per sé, creando molta più aria all'interno del passaruota per alloggiare le gomme. Questa configurazione è ottima per il fuoristrada, perché così facendo abbiamo un baricentro bassissimo e una macchina, una Jeep morbidissima, che lavora benissimo in compressione e in estensione. Invece, se noi andiamo a montare delle balestre alte, come se avete visto nei video precedenti, tipo sul CJ di mia moglie, sul 4,2 con le Rubicon da 4,5 pollici, sì, la 35 viene alloggiata, esteticamente è bellissima, ma quel tipo di balestra è molto più rigida e quindi il mezzo in fuoristrada farà molta più fatica per lavorare, sarà molto più rigido e meno confortevole. Ok ragazzi, per questa settimana è tutto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, e se il video vi è piaciuto spolliciatemi un like, e per qualsiasi domanda potete farla nei commenti del video, sarò lieto di rispondere alle vostre domande. Ciao, alla prossima settimana!